Qualche anno fa ho vissuto in Giappone, ho fatto il bagno con dei boss della Yakuza, mi sono perso nelle grandi metropoli e ho ritrovato me stesso nella vasta natura incontaminata grazie a un albero solitario. Ti racconterò di usanze e luoghi di cui forse hai già sentito parlare e altri che forse non hai mai sentito nominare. Ogni puntata una nuova scoperta. Questo è Odore del Giappone. Buon ascolto e buon viaggio ovunque tu sia. いらっしゃいませ。一番線到着のですが、夢が中天王寺方面。L'Italia e il Giappone sono legate da una cosa che è talmente evidente che quasi non ce ne accorgiamo. È lì, sotto gli occhi di tutti, sotto il naso di tutti, sotto il palato di tutti. A italiani e giapponesi piace mangiare e bere anche fino a stare male, ma poi ci arriveremo. La passione per il cibo in Giappone li porta a conoscere la cultura di altri paesi attraverso la cucina. Sì, perché oltre a mangiare il sushi, sashimi, il ramen, la tempura, gli udon, onigiri, takoyaki, yakitori, soba, tonkatsu, karaage, unagi, omrice, curry rice, shabu shabu, katsu curry, okonomiyaki, eccetera, eccetera, ti renderai conto che in qualunque città giapponese ci sono decine di ottimi ristoranti etnici, tantissimi sono indiani, altri coreani dove fanno la yakiniku, la carne alla griglia, i giapponesi la adorano. I ristoranti cinesi, ti consiglio di visitare la Chinatown di Yokohama, dei ristoranti francesi, italiani, spagnoli, brasiliani e anche le botteghe o catene dove riempirsi la pancia con degli americanissimi hamburger, ma made in Japan. Senza dimenticare dei forni, le panetterie spesso all'interno delle stazioni che ad ogni ora del giorno sfornano dolci, salati di ogni tipo. Già, le stazioni, che noi occidentali spesso consideriamo luoghi di degrado da cui, se è possibile, meglio stare alla larga, se proprio non ne possiamo fare a meno. Ti sorprenderà scoprire che invece spesso i migliori ristoranti si trovano all'interno o nei pressi delle stazioni in Giappone, sia ai piani inferiori, quelli in cui si corre e si sgomita per non perdere il treno, ma soprattutto ai piani superiori. Troverai ristoranti separati dal caos della vita quotidiana, come ad esempio nei piani alti della ultramoderna stazione di Kyoto, o degli sbalorditivi 3 piani di ristoranti che puoi trovare a Osaka, messi in ordine crescente per qualità e prezzo in una gerarchia al limite del fantoziano. Il primo piano è dedicato ai ristoranti per tutte le tasche, si capisce dal fatto che fuori, per aspettare il proprio turno, si deve stare in fila in piedi. Al secondo piano, in cui la qualità e il prezzo sono già più elevati, gli avventori, per ammazzare l'attesa, si possono accomodare su sedie e panche, fino allo sfarzo del terzo e ultimo piano, in cui i ristoranti sono di alto livello. All'ingresso hanno delle hostess che gestiscono le prenotazioni, vestite con eleganti tailleur o con abiti tradizionali, a seconda della tipologia di cucina che serve il ristorante. I vetri sono oscurati per garantire la privacy alla clientela. Per attendere il proprio turno fuori sono posizionate delle elegantissime poltrone di pelle. In Giappone, nelle grandi metropoli, le stazioni sono il punto di riferimento principale, sono quelle che per noi potrebbero essere le piazze, quindi è comune ritrovarsi dopo il lavoro oppure con degli amici al ristorante dentro nei pressi della stazione. Più precisamente, dopo il lavoro è usanza fare il nomikai, andare a bere con i colleghi e il proprio capo negli izakaya, che sono una via di mezzo tra un pub e un ristorante. Alcuni sono spartani, alla mano, altri molto curati, con arredamenti tradizionali e un servizio impeccabile e una cucina che non ha nulla da invidiare a ristoranti più convenzionali. Il nomikai, l'usanza di bere con i colleghi dopo l'orario di lavoro, avrebbe l'intento di creare coesione tra i lavoratori, ma in realtà porta quasi sempre all'eccessivo consumo di alcol, senza contare il fatto del tempo che questa usanza sottrae ai propri affetti e ai propri interessi personali. Ad aggravare ulteriormente la cosa è che negli izakaya è possibile fare il nomi hodain, di fatto un all you can drink, in cui in un tempo limitato, mettiamo 2 ore, pagando una cifra fissa, puoi ordinare cosa e quanto vuoi senza alcun limite. La sera, nei pressi delle stazioni, è comune vedere salaryman che cercano a tentoni di tornare a casa dopo il nomikai, salaryman paonazzi, viola in faccia, aggrappati alle maniglie della metro con le gambe aperte a compasso, cercando disperatamente di rimanere in piedi.
uomini in cui la sottile linea tra il coma etilico e il disperato tentativo di tornare a casa è veramente sottile. Senza contare che il giorno dopo bisogna comunque andare al lavoro e quindi nei combini puoi trovare una grande varietà di pozioni magiche, boccette di energy drink che servono o per darti la giusta spinta per ripartire la mattina, oppure quella da ingerire prima di andare a bere, che pare aiuti tantissimo a evitare la più classica sbronza del giorno dopo. È utile sapere che negli izakaya e in alcuni ristoranti è possibile fare anche il tabe hodain, in tutto e per tutto un all you can eat, che spesso prevede nel prezzo anche bevande non alcoliche, compresa l'acqua che in Giappone è sempre gratis nei ristoranti. Unico problema, a meno che tu non ti trovi lì in estate, è che quasi sempre viene servita con abbondante ghiaccio. Morire di fame o sete in Giappone è praticamente impossibile perché in ogni angolo puoi trovare distributori automatici da cui comprare birra, soft drink, dai gusti surreali, ma soprattutto lattine di caffè calde o fredde che ogni anno vengono pubblicizzate da un volto noto dello Star System con campagne pubblicitarie faraoniche, leggendarie e reperibili anche su YouTube, quella della star di Hollywood Tommy Lee Jones per la marca Boss. Non saprai resistere mentre aspetti il treno, ti troverai a comprare un caffè in lattina o, se sei veramente temerario, una zuppa di mais o di fagioli rossi bollente. Oppure sarai incuriosito dai distributori automatici di ramen o da quelli di gelato, comodissimi, lo confesso, i distributori di birra che si trovano quasi sempre nei corridoi degli hotel, così potrai berti una birra mentre fuori dalla finestra osservi le luci della città giapponese in cui ti trovi, fantasticando di essere in una scena di Lost in Translation della regista Sofia Coppola. Ma esiste un luogo in cui l'alcol e il cibo da pub si fondono per generare il carburante perfetto per dare il via a serate memorabili all'insegna del canto molesto, il karaoke. Aperti praticamente 24 ore al giorno, chiusi all'interno di stanze private le cui dimensioni possono variare dall'oculo al trilocale, potrai bere, mangiare e cantare per tutto il tempo che vorrai, fino a quando il saldo della tua carta te lo permetterà. Il costo del karaoke va a fasce orarie, ordinando, pagando il tutto come extra, ogni tipo di drink e pietanza, dalla pizza margherita congelata, ma tanto sarà in chimica e ti andrà benissimo, al ramen che dalla foto del menù ti sembrava un capolavoro di alta cucina. Al karaoke solitamente si va in coppia o in gruppo, ma nulla vieta di andarci da soli per urlare a squarciagola Because the Night di Patti Smith, per cercare di riaddrizzare a suon di musica una giornata storta. E tra una birra gelata, un piatto di pollo fritto e una quantità incalcolabile di shot, capirai che alla fine non importa dove ti trovi, se solo in compagnia a parlare in giapponese, inglese, italiano, se in mano una forchetta o una bacchetta, perché in fin dei conti, in qualunque angolo del mondo, pollo, pizza e pani si mangiano con le mani. Alla prossima puntata, grazie per l'ascolto e ovunque tu sia, fai buon viaggio. Odore del Giappone è un progetto indipendente di Lorenzo Ciani. Condividi sui social Odore del Giappone e segui la pagina Instagram.